dashboard rappresenta la conclusione di questo progetto che è durato ben 3 video. Ho rappresentato in maniera più semplice e interessante i dati analizzati e ora vi mostro come ho lavorato. Vedendo i dati a nostra disposizione, vorrei analizzare come il numero di visitatori influisce sull'impatto economico dei festival, quindi vorrei fare una relazione tra impatto economico e il numero dei partecipanti. Il grafico ideale per fare ciò è un grafico a bolle o bubble sort, quindi a noi interessa avere l'attendance number, che mettiamo come media, quindi il valore medio, e l'economic impact, vista completa. Qui ci viene mostrato sotto forma di istogramma, quindi grafico a barre. In questo caso io vorrei fare un grafico a bolle, ma il problema principale è il fatto che economic impact è un valore discreto. Questo problema è dato principalmente perché nella fase di importazione non abbiamo controllato attentamente il nostro dataset. Ho voluto appositamente fare questo piccolo errore in modo tale da farvi capire l'importanza di controllare sempre i dati. Infatti, se ritorniamo in origine dei dati, avremo visto che in Economic Impact compare questa dicitura qui ABC, ovvero ci sta dicendo che i valori di questa colonna hanno un formato testo e non un valore numerico come noi vorremmo. Quindi cliccando sopra ABC, quindi il formato testo, noi possiamo cambiare il formato, quindi in questo caso a noi interessa numero intero e non stringa. Clicchiamo numero intero, quindi ritorniamo in foglio 2, togliamo Economic Impact e la trasformiamo in un valore continuo. Trasciniamo, inseriamo in colonne. Questa visualizzazione è un po' migliore, però piuttosto che utilizzare il grafico a linee, noi vogliamo il grafico a bolle. Utilizziamo cerchio. Questo grafico ci fa capire quindi che sembra esserci una relazione positiva tra l'impatto economico e il numero di partecipanti. Ciò significa che generalmente più persone partecipano a un festival, maggiore è l'incasso, quindi l'impatto economico. Alcuni festival, tra l'altro, si distinguono per avere un impatto economico particolarmente alto rispetto al numero di partecipanti, il che potrebbe indicare eventi con biglietti molto costosi o sponsorizzazioni elevate o altre fonti di reddito significative, che però al momento possiamo solo supporre. Per capire meglio la distribuzione, se ci spostiamo nel riquadro analisi, possiamo applicare la linea di tendenza, ovvero ci fa capire com'è l'andamento della nostra distribuzione. Ora vorrei rappresentare gli stati dove avvengono maggiormente questi festival. Realizziamo una mappa, quindi mettiamo subito country, rappresenta i paesi, gli stati dove avvengono i festival. Lo mettiamo sotto forma di mappa. Ok. Creiamo quindi un campo calcolato specifico per stato, ovvero contiamo il numero di festival per ogni stato specificamente. Quindi procediamo subito, facciamo tasto destro, crea campo calcolato, apriamo le parentesi graffe, scriviamo fixed aperte quadre country, due punti, count D, ovvero conteggio di valori distinti della colonna festival name. Quindi stiamo dicendo prendiamo country e facciamo un conteggio distinto dei valori festival name. Facciamo applica, ok. Qui, come avete visto, si è creato un nuovo campo, lo trasciniamo in colore. Ok, come avete visto il colore è cambiato, non è più tutto blu unito. Come abbiamo visto qua dalla legge a destra, i valori vanno da 1 a 19, ovvero rappresentano i totali di festival per ogni stato. Quindi per esempio in Canada ce n'è stato 1, in America ce ne sono stati 6, in Gran Bretagna per esempio ce ne sono stati 19. In data visualization è molto importante rappresentare il KPI, ovvero sono degli indicatori chiavi di prestazioni utilizzati per misurare il successo o l'efficacia di un'attività, progetto, processo all'interno di un'organizzazione. Nel nostro caso, per esempio, sarebbe utile sapere quanti concerti ci sono stati, quindi procediamo subito creando un nuovo foglio.
Prendiamo country, lo inseriamo in testo, ok? Quindi qui vedete che sono comparsi tutti gli stati dove sono avvenuti i vari festival, però sono in formato testuale, quindi praticamente ogni stato a ogni stato viene mostrato il proprio nome. Noi invece vogliamo sapere quanti stati sono, quindi il totale. Clicchiamo nella tendina e selezioniamo in misura conteggio valori unici. Il numero totale di stati in cui sono avvenuti i concerti, cioè di cui noi abbiamo informazioni nel nostro dataset, sono 27. Un'altra rappresentazione utile è il numero totale di concerti, quindi piuttosto che utilizzare country possiamo utilizzare festival name, fare lo stesso procedimento appena fatto, quindi mettiamo in testo, questi sono tutti i nomi dei concerti e selezioniamo conteggio valori unici. Quindi ci sono stati 78 concerti unici. Ora procediamo a modificare, ad abbellire i nostri grafici ed a realizzare la nostra dashboard. Come vedete però ha un riquadro abbastanza piccolo dove c'è scritto appunto rilascia qui fogli. Il procedimento principale è quello di selezionare i grafici creati qua, quindi fogli, per esempio questo, e trascinarlo all'interno. Noi innanzitutto modifichiamo l'anteprima in modo tale da avere una visuale che sia abbastanza realistica di una presentazione standard, ovvero dovessimo presentare questa dashboard utilizzando per esempio una Limo o un altro PC, facendo full screen avremmo un adattamento quasi perfetto, se non perfetto, con il dispositivo che stiamo utilizzando. Quindi si adatterà al nostro dispositivo. Andiamo qui in alto dove c'è scritto formato, clicchiamo su dashboard e dove c'è scritto sfondo dashboard mettiamo inizialmente uno sfondo chiaro, questo qua, questo azzurrino ci sta, ma solo per avere idea di quanto sia grossa la nostra dashboard. Infatti cliccando questo pulsante ci manderà in modalità presentazione, eccola qua, e avremo la visuale full screen della nostra dashboard. Le cose principali da sapere sono la possibilità di avere dei fogli, dei grafici affiancati o mobili. Affiancati, ovvero bisogna creare dei contenitori verticali o orizzontali dove inserire i fogli e si ha una struttura ben definita, mentre in mobile il foglio verrà inserito automaticamente ma modificato manualmente, quindi tutte le dimensioni vanno modificate manualmente. La dashboard è divisa in 4 sezioni principali, ovvero la prima consiste nel titolo, semplicemente nel titolo. La seconda è composta da KPI che mostrano gli stati, festival, l'impatto economico. La terza è composta principalmente da una grande mappa che rappresenta il numero di festival in tutto il globo. E infine la quarta parte è formata da 2 grafici che analizzano i dati raccolti. Vi ringrazio per avermi seguito in questo percorso. Se avete dubbi, interesse per qualche particolare funzione, grafico o progetto, potete lasciare un commento. Se avete per esempio qualche argomento da analizzare, su cui creare un progetto, potete informarmi o lasciare un commento. Vi ringrazio ancora per il tempo dedicato e ci vediamo in un prossimo video.